Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video vi illustrerò come saldare la plastica. Non un semplice incollaggio, ma praticamente una vera e propria saldatura senza utilizzare attrezzi per la saldatura della plastica, ma utilizzando una semplice colla cianoacrilica. Questo è un prodotto generico cinese, ma ottimo. E poi vedremo il secondo componente che utilizzerò per questa saldatura. Adesso vi faccio vedere una comune incollatura con qualche goccia e i problemi che mi tende a dare su questo tipo di plastica. Qui sembra che manteniamo a pressione, ma non mi dà un incollaggio, ma non mi dà un incollaggio solido. E allora ho optato per la cosiddetta saldatura. Adesso dovrebbe aver retto, ma vedete, si stacca. Allora, via questo e passiamo al secondo sistema. Per il secondo sistema utilizzerò la stessa plastica, ovviamente, la colla, questo non so che marchio è, comprato su un sito asiatico, e del bicarbonato di sodio, comunemente in vendita in tutti i supermercati. Ora, cosa farò? Metterò come prima qualche punto di colla, così. Ecco. Però in più, tra qualche istante, aggiungerò il bicarbonato. Ecco, adesso ho fatto presa, ma non lo tocco perché sennò mi si stacca come quell'altro. Lo farò colare lungo i bordi interni, così la saldatura non si vede. Poi con una spatolina, pure questo comprato da qualche cinese, farò colare del bicarbonato. Il bicarbonato di sodio, non so per quale motivo chimico, ha una specie di attivazione. Cianoacrillato, il prodotto base della colla rapida è il cianoacrillato, il prodotto chimico. Ora, senza guardare i marchi che lo producono. Il cianoacrillato si attiva, ma in questo caso più che l'attivazione mi serve fare un cordolo di maggiore spessore che si forma proprio un vero cordolo di plastica, come nel ferro si forma un cordolo, quando si salda il ferro si forma un cordolo di ferro che sarebbe la saldatura, così un altro po' di bicarbonato perché mi è scappato un po' di colla in più. Vedete, già comincia a diventare più... Sembra plastica, la colla diventa immediatamente polimerizza, diventa subito plastica. Cioè, guardate un po'. Cioè, si muove, si porta appresso tutto. Non riesco a tenerlo fermo, sembra... Ma non si stacca. O perlomeno si staccherà pure, ma con forze maggiori rispetto a quello che avete visto all'inizio del filmato, che non reggeva neanche la minima sollecitazione. Tutto questo perché abbiamo ottenuto un cordolo. Ecco, adesso tolgo pure il bicarbonato che è in eccesso. Magari mi aiuto pure con una spazzolina metallica, sempre comprata dal cinese. Giudicate voi.
Cioè uno può dire hai messo tanta colla, sì giusto, però mettendo tanta colla normalmente, senza bicarbonato, non si polimerizza in questo modo. Vedete che spessore abbiamo ottenuto, adesso c'è con la palettina, così si vede meglio. Cioè uno lavorando con più precisione probabilmente otterrà un risultato migliore. Cioè da fuori è completamente pulito. Questo era un pezzo di battiscopa, credo. Sì, un pezzo di battiscopa e un angolare. Adesso sto tirando, ma sottoponendo a sollecitazioni più che... Forse qui si muove un po', forse l'impressione ottica. Ecco, adesso sto in trazione. Guardate qua, si vede meglio. Io tiro, ma non si stacca più. Giustamente c'è un cordo, è come una saldatura sul metallo. Non so su altri tipi di plastica, ma non credo possa funzionare sul polietileno o polipropilene perché quelli sono proprio refrattari al cianoacrillato. Però so che esistono in commercio dei pennarelli, qualcosa che c'ha un liquido che serve a pretrattare quel tipo di plastica, polietilene, polipropilene, per poi essere attaccato da queste colle rapide. Oppure esistono colle rapide direttamente per la plastica. Per gli altri tipi di plastica non so. Questa che ho usato non so che tipo è perché non riporta nessuna dicitura. Comunque ha funzionato. Spero di esservi stato d'aiuto. Magari vi ho dato un'idea. Sicuramente sarete più precisi di me nel mettere, che io ho qua davanti c'ho la telecamera che inquadra, quindi non è che sono molto facilitato nei movimenti. Comunque, se questo video ti è piaciuto e ti ha dato un suggerimento, un'idea, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Grazie.